Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi realizzerò insieme a voi questo disegno, mentre vi parlerò di quello che secondo me è il più grande errore o uno dei più grandi errori che commettono la maggior parte dei principianti che iniziano a disegnare. Prima di passare al video di oggi, volevo dirti che se ti piace questo stile di ritratto con le matite brune, sto organizzando dei workshop dal vivo in cui spiego proprio come padroneggiare questa tecnica. Per saperne di più, guarda qui sotto nella descrizione di questo video. Più che un errore si tratta in realtà di una sorta di metodo di autosabotaggio che non si applica soltanto nel disegno ma in tanti altri ambiti della propria vita e per alcuni è una questione di carattere, per altri è qualcosa che può essere e dovrebbe essere controllata e monitorata e sto parlando della fretta. È proprio la fretta che molto spesso ci mette nelle condizioni sia di ritrovarci insoddisfatti o con ritrovarci in mano nulla di fatto, oppure con qualcosa fatto poco bene, in modo poco curato. Da questi tre punti vedete già come in realtà la fretta ci porta ad ottenere tutto il contrario di quello che vogliamo, quindi essere felici di ciò che stiamo facendo, ottenere dei risultati di cui andare fieri e soprattutto ottenere dei buoni risultati che siano belli e che ci renda orgogliosi mostrarli agli altri. E certo, lo riconosco, non è affatto semplice schiacciare l'interruttore e bloccare il sensore che fa attivare la fretta per diventare subito molto più rilassati, molto più tranquilli quando si disegna. Lo so, non si può fare, però si può cercare di educare il proprio approccio al disegno e anche a qualunque altra cosa voi sentite di voler fare con troppa fretta, cercando di razionalizzare i motivi che vi dirò secondo cui avere fretta non ha molto senso e soprattutto capendo perché questo atteggiamento può farvi più male che bene. Alcuni allievi, specialmente molto giovani, mi scrivono su Instagram chiedendomi «Ciao Vale, cosa c'è che non va in questo disegno?» e magari poi specificano che è il loro primo disegno o uno dei loro primissimi disegni. E quando leggo questi messaggi dico sempre che pur avendo magari il tempo da dedicare a una breve correzione o per dare qualche consiglio, non me la sento perché non trovo il senso di dare un consiglio a qualcuno che ha appena iniziato e ha ancora tutto da imparare. E questo è un errore che fanno specialmente gli allievi più giovani perché sono entusiasti e vogliono ottenere subito dei risultati, mentre gli allievi un po' più avanti con l'età sanno che per ottenere qualcosa di buono ci vuole del tempo. È facile pensare che ci vogliano 2 minuti, 10 minuti per fare un bel disegno quando si guardano magari dei video miei o di altri artisti che realizzano in pochi minuti un disegno completo. Ecco, il primo segreto, che non sarà un segreto, è che ovviamente i video sono tagliati, velocizzati e il secondo segreto è quello un po' più importante, che dietro a questi disegni così rapidi e che vengono bene in pochissimo tempo, al primo tentativo, ci stanno tantissimi anni di studio e di pratica individuale, specialmente tanta pratica in solitudine, senza far vedere i propri disegni agli altri, perché è soltanto attraverso un interrogarsi da soli sui propri disegni, sul cercare di capire, di sbattere la testa contro i propri errori, che si riesce a imparare davvero. Poi certo il feedback di un maestro è spesso rivelatore perché l'esperienza di lunga durata di qualcuno che è più competente di noi ci permette di notare cose che noi molto difficilmente o solo dopo lunghissimi anni di ricerca saremmo riusciti a capire da soli. Quindi mi sento di dirvi che il feedback di un maestro o di una persona che stimiamo è importante tanto quanto il proprio percorso che si fa da soli, in solitudine, individualmente, con la propria testa e con le proprie mani in questo caso. Ed è anche per questo che nei miei corsi di disegno do tante immagini di riferimento per esercitarvi anche da soli, perché è importante che dopo che avete visto come faccio io, dopo che avete
scoperto i miei trucchi e imparato il mio metodo, ecco poi la palla passa in mano a voi, quindi dovete voi prendere le redini della vostra pratica e iniziare a disegnare quanto più possibile, cercando di mettere in atto tutti i consigli e gli insegnamenti che avete imparato e cercando anche voi di capire da soli cosa c'è che non va nel vostro disegno. A proposito di questo, non so se l'avete già visto sul mio profilo Instagram o qui su YouTube, ma è uscito il mio nuovo corso di disegno incentrato solo sul ritratto, in cui vi spiego tutta la struttura anatomica, tutte le proporzioni della testa e del volto umano, sia come un insieme generale, che è una delle cose più importanti e che qui su YouTube non ho ancora trattato e non penso che tratterò, ma vi spiego anche la struttura di tutte le parti che compongono il volto e dei trucchi per riuscire a disegnarle in modo più semplice e più realistico. Questo corso è un po' il condensato di tutte le informazioni che vorreste conoscere per riuscire veramente a portare i vostri ritratti su un altro piano, su un altro livello, per riuscire a disegnare dei volti che sembrino reali. E il segreto in questo sta nella struttura volumetrica e anatomica del volto, che è necessario conoscere. Ma questo ve l'ho già spiegato nel video di presentazione del corso che vi lascio linkato qua in alto a destra. All'interno del corso vi parlo anche del mio metodo DOSR, le cui parti più importanti sono in realtà studiare e riconoscere, perché come vi spiego bene all'interno di quella lezione noi vediamo soltanto ciò che già conosciamo, quindi prima è importante dedicare molto tempo allo studio e non si intende studio con la testa sopra il libro, ma studio disegnato, quindi disegnare e ricercare con le proprie mani, con i propri occhi, con la propria testa sulla carta il modo perfetto e più corretto per rappresentare il soggetto che abbiamo in mente. È impossibile pensare di trovare una scorciatoia e saltare questi passaggi, perché sono fondamentali per ottenere dei disegni fatti bene, così come è fondamentale fare ogni singolo passaggio che è necessario per qualunque cosa vogliate fare, senza fretta, ma prendendovi tutto il tempo che serve. Per ogni cosa importante, infatti, è necessario del tempo, altrimenti non sarebbe importante, perché quando otteniamo qualcosa di fretta, rapidamente, la gioia che ci dà dura poco, svanisce in fretta, un po' come quando si fa shopping compulsivo e si comprano 10 paia di scarpe, il giorno dopo non le si guarda più, forse dai, una settimana dopo non le si guarda più. Invece quando lavoriamo duramente per ottenere dei risultati, quando aspettiamo e ci impegniamo tanto per ottenere qualcosa, quando ci arriviamo diventa davvero un grande traguardo. Diventa qualcosa di cui noi siamo orgogliosi e che vogliamo anche condividere con gli altri, perché ci dà gioia e vogliamo che anche gli altri vedano quanto siamo stati bravi e che siano felici insieme a noi. Avere fretta inoltre non ha senso perché ci proietta subito sul risultato e il risultato, un po' come lo shopping compulsivo, è qualcosa che arriva alla fine e la cui eccitazione dura poco, dura il tempo di osservare il risultato. Poi vogliamo subito qualcos'altro, vogliamo subito colmare questa eccitazione con qualcosa di nuovo ed è così che anche il nostro risultato perde un pochettino di importanza. Ciò significa che, come vi dico spesso, quello che conta non è il disegno finale, non è il raggiungimento di un solo risultato finale, ma è il percorso complessivo che andiamo a compiere e per compiere un percorso ci vuole tanto tempo, ovviamente. Secondo me è davvero bello pensare che non si smette mai di imparare e che ogni cosa che noi impariamo a padroneggiare ci aprirà sempre le porte per qualcosa d'altro. Vi faccio un esempio: da quando ho aperto il canale YouTube ho iniziato a sperimentare con nuove tecniche che prima non conoscevo e non consideravo neanche. Una su tutte i trois crayon o il disegno su carta tonalizzata, che è qualcosa che ho sempre visto nei disegni dei grandi maestri, ma che in realtà ho avuto poco la possibilità di provare e di sperimentare con esso, anche perché ho un po' la tendenza a sperimentare poco e fare un po' sempre le stesse cose, mannaggia.
In questo modo riconosciamo che le possibilità di crescita sono tantissime, sono infinite e noi di fronte a queste siamo piccoli, ma in un senso positivo, nel senso che noi attraverso un percorso che è un po' come una scalata in montagna, quindi composto di fatica, richiede una certa attrezzatura, un certo allenamento, però noi piano piano, passo passo possiamo intraprendere queste strade, questi percorsi e raggiungere anche solo dei piccoli risultati. Secondo me sono qualcosa di cui gioire. Infatti credo davvero che sia meglio fare tanti piccolissimi passi in avanti piuttosto che provare a fare un solo passo gigante e cadere nel mentre. E penso che per questo ci voglia un po' di esercizio, perché non è semplice apprezzare le piccole cose, ma penso che la chiave della soddisfazione in se stessi e in ciò che si fa sta proprio in questo, sta nel riuscire a riconoscere il valore anche delle cose più piccole, dei gesti più piccoli, dei traguardi più piccoli. Ed essere mossi più da un desiderio di scoprire e di apprezzare qualcosa, piuttosto che dal desiderio di avere, ottenere oppure criticare, che è un tranello in cui tutti noi cadiamo ogni tanto. Io vi invito a provare a entrare in questo percorso, in questa mentalità di amare il processo, amare i piccoli momenti che ci si riesce a ritagliare per dedicarli alla propria passione ed essere felici di avere la possibilità di coltivare la propria passione e avere del tempo per questa. Voglio concludere questo video dandovi qualche consiglio per sentire meno la fretta di raggiungere un risultato. Il primo consiglio è fai dei disegni più piccoli. Nel momento in cui tu fai un disegno un po' più piccolino, riesci a finirlo prima sicuramente e dall'altro lato ci metterai anche meno dettagli perché essendo piccolo, a meno che tu non aspiri a diventare un miniaturista o una miniaturista, ecco che viene molto difficile riuscire ad aggiungere tanti dettagli. Questo ti aiuterà anche a disegnare più l'immagine complessiva, il generale, e a concentrarti di meno su quelli che sono i dettagli che, come sapete, vengono sempre dopo. Il secondo consiglio è quello di fare dei disegni più veloci e meno finiti, quindi un po' più abbozzati, un po' come vi spiego nel mio video su come disegnare usando il tratteggio, che vi lascio linkato qua in alto a destra. Fare dei disegni più veloci, magari anche con un timer, perché no? Potete dire faccio un disegno in 1 minuto, faccio un disegno in 5 minuti, e vi aiuta a concentrarvi di più sul processo, sul momento presente, piuttosto che sul risultato, perché tanto sapete che un disegno fatto in 1 minuto o in 5 minuti non sarà certo un disegno di cui andare fieri o da far vedere a tutto il mondo. Quindi questo vi aiuta tanto a spostare l'attenzione sul momento del processo piuttosto che sul risultato finale. Il terzo consiglio che ti do è quello di disegnare tutti i giorni. Questo ti aiuterà a dare meno importanza al momento in cui disegni, perché se tu ogni giorno ti ritagli anche soltanto 10 minuti, va benissimo, anche pochissimo tempo, potete tenervi anche il quadernetto sotto al cuscino per disegnare gli attimi prima di andare a dormire. Attenzione però perché potrebbe svegliarvi invece che indurvi il sonno. Ecco, questo per dire, basta anche poco ogni giorno da dedicare al disegno per aiutarvi a dare meno importanza, meno imponenza al momento dedicato al disegno e viverlo di meno come un momento performativo in cui voi dovete dare il massimo e ottenere un risultato. Non state producendo, non siete a lavoro, state cercando di rilassarvi, di coltivare una passione che vi fa stare bene, che vi piace e che vi fa crescere, quindi trattatela come tale, prendetela con leggerezza e godetevi il processo, anche soltanto per pochi minuti al giorno. Inoltre, il beneficio di questo è che da un lato sarete più tranquilli perché se non vi viene bene il disegno di una giornata o di una serata, avrete sempre il giorno o la serata dopo per rifarvi. Ma disegnare tutti i giorni è una pratica costante che vi aiuterà a migliorare moltissimo nel tempo, perché come sapete la costanza è una di quelle componenti che aiutano di più in assoluto a migliorare e a imparare qualsiasi pratica. Il quarto consiglio che vi do è quello di tenere uno sketchbook su cui fare tutti i vostri disegni oppure avere una cartellina in cui inserite tutti i disegni mano a mano che li completate. Questo vi aiuterà ad avere un senso di unità del vostro percorso e poter vedere tutti i vostri disegni insieme, ancora meglio se in ordine cronologico, vi aiuterà a vedere quanto ogni giorno siete andati avanti,
e quindi il vostro processo, il vostro leggero e lento miglioramento, ma vi farà vedere anche che è normale che ci sono giornate sì e giornate no. Giornate in cui siete più ispirati, in cui i disegni vi vengono meglio, e giornate in cui i disegni non vi sono venuti bene. Questo vi aiuta anche a demoralizzarvi di meno quando avete una giornata no, perché non è detto che da quella giornata no sarà una parabola discendente per sempre e disimparerete completamente a disegnare. No, capita e quindi domani potrà andare meglio, oppure dopodomani o settimana prossima potrà andare meglio. Questo consiglio vale anche per tante altre cose. Infine, l'ultimo consiglio che vi voglio dare oggi è non sentire che devi per forza sottoporre il tuo disegno a un giudizio, tuo o degli altri, perché spesso, quello degli altri ce lo ricordiamo di più, ma quello che diamo noi è quello che fa più male, molto spesso. Come vi dicevo prima, sottoporre un disegno o un percorso ancora immaturo o prematuro a un giudizio rischia di minare proprio alle fondamenta della creatività, della spontaneità che stanno alla base di quel processo creativo. E io vi invito a disegnare, tanto per disegnare, per un lungo arco di tempo, cercando di capire come disegnare piuttosto che di ottenere dei risultati finali. E soprattutto di non mostrare tanto i vostri disegni, specialmente se siete all'inizio o se sono dei disegni che non siete ancora sicuri siano venuti bene o di soggetti complicati che non sapete ancora se siete in grado di gestire correttamente, ma anche qui di non avere fretta, di aspettare il momento giusto per giudicare, osservare il vostro lavoro con un occhio più critico. Oppure dimostrare il vostro lavoro agli altri. E questo ve lo consiglio anche per quanto riguarda pubblicare i vostri disegni sui social, ma magari di questo ne parleremo in un altro video. Il processo che può ingenerare un giudizio prematuro è quello di non sentirsi ancora abbastanza pronti, sentire che è già passato un sacco di tempo e dovreste già essere chissà a quale livello e quindi ingenerare ancora più fretta nel vostro processo. Se invece voi disegnate con calma, prendendovi il vostro tempo, con curiosità e con un approccio positivo, ecco vedrete che il miglioramento verrà da sé, senza che voi vi impegnate troppo. Bene, questo è il risultato finale di oggi, spero che questo video chiacchierato vi sia piaciuto e vi invito, se avete delle idee, a propormi qua sotto degli altri spunti per dei video chiacchierati come questo, magari con dei consigli mirati sulla tecnica, sull'approccio, su altri aspetti che riguardano il disegno ma che non necessitano di un tutorial proprio dedicato. E se ve la sentite, raccontate un po' qua sotto nei commenti la vostra esperienza con la fretta, il vostro percorso di apprendimento, come si è svolto, se si è interrotto, se è iniziato presto, se è iniziato tardi, insomma raccontatemi un po' che riflessioni vi ha suscitato questo mio video, queste mie parole, perché sarebbe bello, è sempre bello parlare con voi di tutte queste cose, tutto ciò che riguarda la creatività, il processo creativo e cercare tutti insieme di imparare non solo di più ma anche meglio. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel like e di iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo sabato. Ciao!